Allora, oggi siamo con l'Evolution Sun con Francesco che vi presenterò tra pochissimo e ci parlerà sostanzialmente del suo prodotto e vediamo un attimo che cosa ci dice. Ciao Francesco, buongiorno, tutto bene? Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quanti. Francesco è praticamente un produttore di un accessorio veramente molto molto interessante, ma prima di fare questo, prima di parlare precisamente del prodotto e di cosa faremo vedere alla fiera, ci dici un po' di te, parlaci un po' di te, chi sei, quanto tempo stai sul mercato, che cosa fai nella vita, dai. Sì, dai, allora io T'ho preso in contropiede? no, sono un camperista, sono nel settore da diversi anni, credo 20 anni sicuri, più di 20 anni. E niente, mi piace questo settore, lo amo, proprio lo amo, e mi piace fare qualcosa di nuovo se posso, e di fare sempre le cose fatte meglio, e cercare di evitare dei problemi che possono esserci sui camper quando magari li ho avuti io, o di cercare di essere sempre con qualche innovazione. Sì, so che comunque è tanto tempo che stai nel settore perché noi ci conosciamo da parecchio tempo, quindi non sei un novello del settore. È già 10 anni che come Evolution Sun ci sono, però ero già 15 anni dentro questo settore con un'azienda molto conosciuta in Italia, e posso anche dire la Vecam Plast, che ho Sì. lavorato come in assistenza tecnica. Ci sono parecchie persone che mi conoscono nel settore, le installazioni in tutta Italia, andavo direttamente di persona quando c'erano dei problemi, sì che come tecnica diciamo che sono abbastanza ferrato. Questo non lo sapevo sinceramente, non sapevo che ti occupavi della parte tecnica. Comunque al di là di questo poi, ti sei specializzato con un'azienda tutta tua, con l'Evolution Sun che, produce sostanzialmente un dispositivo molto interessante. Se ce ne vuoi parlare un attimo di cosa si tratta, io in realtà già ho fatto qualche video su questo e è un prodotto che tratto, quindi se me ne vuoi parlare facci sapere di che cosa si tratta. Allora, beh, come Evolution Sun è nata perché Evoluzione del Sole sono nato coi pannelli solari. Infatti io il core business è pannelli solari, ho più di 40 modelli di pannelli solari. Ultimamente ho fatto anche un prodotto nuovo che sarà un pannello solare flat, anzi è già fatto, solo che lo presenterò in fiera a Parma. È molto basso, viene quasi a filo però non sarà in plastica o in PVC o quei prodotti morbidi, sarà in vetro, cristallo, però con una reazione sotto in alluminio dove passerà l'aria attraverso il pannello solare, e ci saranno, come ripeto, 40 modelli, sì che cornice bianca, cornice nera, cornice alluminio, dove possiamo allosarli un po', dove troviamo un po' di spazio, perché con 40 modelli ho 40 misure differenti, che posso sicuramente tamponare lo spazio che io trovo libero sopra un camper, anche perché abbiamo sempre bisogno, sempre più, corrente, perché abbiamo le batterie a litio da caricare, perché abbiamo il frigo compressore, perché abbiamo più bisogno di elettricità questi ultimi periodi che una volta, e comunque i pannelli ci danno anche molta più potenza ultimamente, sì che riusciamo magari ad avere più autonomia in libera, e questo fa sempre piacere. Quindi mi stai dicendo che abbiamo una scelta sempre più ampia di pannelli e sia di tipologie, quindi di tecnologia relativamente, perché poi alla fine abbiamo dei rendimenti migliori, abbiamo le celle PERC, abbiamo diciamo dei pannelli completamente, ultimamente stanno uscendo quelli con la giunzione delle celle nella parte inferiore, in modo che tutta la superficie diventa utilizzabile per la produzione di energia, ma la cosa più importante che mi sembra di capire è quella di avere una varietà di tipologie di pannello, di dimensioni per poter coprire tutta la superficie. È questo su cui quello su cui stai Esatto. puntando? Oltre che avere sempre più basso il pannello, perché se facciamo l'esempio su un furgone, essendo un po' più basso il tetto, si vede questa altezza che non va bene, ma poi porta su anche peso e tutto quanto. Si lavorava fino a qualche anno fa con quelli flat, con quelli di plastica, piccoli incollati, ma non avendo respiro sotto sappiamo tutti i problemi che possono avere, le dilatazioni termiche e la durata, che non è mai una durata che può avere un pannello classico. Allora ho studiato appunto questa reazione con un alveolare in alluminio che una volta incollato non si stacca più, ma soprattutto fa passaggio d'aria,
E quello che stavi appunto dicendo, Enrico, è quello di avere tantissime misure, perché se io ho uno spazio di 30x30 riesco a mettere 20-30 watt anche lì. Facendo una serie e mettendo dentro un MPPT che andiamo su come voltaggio, entriamo solo con 2 cavi e magari con 3 pannelli che fanno il circuito unico, che sarebbe non in parallelo ma in serie. Ma in Ecco serie, che sì, entriamo sì, dentro certo. con 2 cavi e abbiamo 60 volt magari, però riusciamo a portare dentro 300-400 watt, dove prima quella misura non esisteva, non c'era, perché se guardi i miei competitor avranno 5-10 misure, io ne ho 40, che sono tantissime. Allora ti dico, mi serve il catalogo perché un po' di perché io se ti rendi conto non ti ho mai comprato un pannello, nel senso No, che no, l'ho no, sempre, ma sai, quindi questa è una novità, Enrico, ah, non ok, ovviamente perché gli perfetto. altri erano uguali agli altri. Quando hai delle novità vedi la differenza e vedi che c'è anche la possibilità di installare qualcosa di diverso proprio per questo, perché non c'era prima. Prima andava bene tutto, era uno come gli altri, adesso no, adesso mi sono differenziato in questo modo. A parte i pannelli, tu sai che avevo brevettato un maceratore con l'innesto rapido dalla parte del manicotto superiore, che pian piano sta prendendo sempre più piede, primo perché non ha problemi, poi è perché è facile dell'installazione, è facile toglierlo, sostituirlo se per caso c'è un problema, non si manomette la cassetta, e questo l'hai fatto vedere anche te, Enrico, e Sì, sì sì. che abbiamo questo maceratore che ci dà delle soddisfazioni, che mi sta dando delle soddisfazioni, e viene venduto sempre in più larga scala. E questo chiaramente verrà presentato, diciamo ormai è un prodotto molto stabilizzato. Aspetta, facciamo un attimo una parentesi, perché mi Sì, interessa sapere sì, quali sono le novità che verranno presentate. Tu innanzitutto sarai presente al Salone sì, del Camper dal 14 al 22, sì. presso lo stand Vecam mi dicevi, che ancora Sì, non abbiamo è ancora la campionato perché definizione precisamente, ma è no, comunque beh, padiglione 2. me la daranno a giorni, comunque è lo stand degli accessori che sarò dentro Di Vega. lì. Ok, di Sì, Vega. Basta trovare, cercare il Vega Plus. padiglione Vecchio Plus, e io sarò Ok. dentro lì perché loro hanno anche una distribuzione del mio prodotto. Io sarò il produttore, venderò direttamente anch'io, però anche loro me l'hanno chiesto e l'ho dato volentieri, anche perché avevo sempre avuto un buon rapporto con questa azienda e bene, Quindi insomma. questo è un prodotto stabilizzato, però mi hai fatto già vedere qualche piccola modifica, come ad esempio, perché io te l'ho approvata, visto che mi sono trovato io personalmente a volte in un po' di difficoltà, ho dovuto cercare di risolvere il problema. E qual è la novità più o meno che faremo? In realtà ce ne sono due, me ne hai fatte vedere una prima. Sì, due. Una è quella del maceratore, diciamo, separato, giusto? Esatto, esatto. Che Questo risolve quale problema? risolvi il problema che ce ne sono pochi, ma ci sono, e io vorrei arrivare il più possibile a farle tutte, no? Le cassette. E abbiamo la C3, che è proprio quella che dà più problemi, quella lunga e stretta, che praticamente li mettono in serbatoio nella parte sopra della proboscide dello scarico, e da lì è difficile buttare dentro il maceratore e farlo incastrare giusto, perché non c'è spazio, non c'è lo spazio per il tubo, non c'è lo spazio per riuscire a portare Sì. fuori il tubo, perché è proprio a pari. Allora è stato fatto un manicotto con una prolunga per portarla fino dove possiamo portare il motore, può essere anche mezzo metro, 80 centimetri, un metro, tanto sai che il mio maceratore aspira fino a 2 metri di profondità e andrebbe su altri 2 metri di altezza, che la prevalenza sarebbe di altri 2 metri perché la potenza è tanta. Il mezzo metro non gli dà nessun problema di aspirazione, perché fa proprio l'aspirazione, sicché evitiamo di avere il motore vicino dove non ci sta e lo mettiamo posizionato subito dopo alla cassetta, magari in una zona dove possiamo accedere, o anche addirittura fuori dell'abitacolo, fuori dalla cassetta, perché un IP65 non ha problemi di acqua. Ecco che risolviamo il problema di questa cassetta che prima non riuscivo a farci stare il maceratore. No, interessante, anche mi è capitato anche in alcuni, potrebbe essere una soluzione per alcuni veicoli che hanno, te lo dicevo prima, montato l'apertura veramente troppo bassa, e quindi la parte superiore del maceratore struscerebbe nella cornice superiore, cosa che mi è capitata e darebbe un pochino fastidio. Quindi questa potrebbe essere una soluzione. Quindi questa cosa l'abbiamo risolta in maniera, io ho visto In le questa maniera immagini interessanti. l'abbiamo risolta perché abbiamo già fatto dei pianti, abbiamo visto che va tutto bene.
ecco che allora adesso posso dire sicuramente che può essere montata da tanti altri. Prima con le prove, sai, hai sempre paura che non funziona bene, però adesso è già quasi 6 mesi, un anno che vanno in giro, dei test che vanno in giro, che abbiamo la possibilità di darla senza problemi, perché va molto bene. Quindi sostanzialmente qualsiasi veicolo adesso può essere, non abbiamo più paura che possa succedere, anche se in realtà veramente il 90%, 95% non hanno problemi, però adesso siamo ancora più sicuri. E poi mi facevi vedere la valvola a 3 vie invece comandata, che anche quella è una cosa interessante. Io sinceramente non l'ho mai montata, neanche quella manuale, questa... No, è una valvola dove entra praticamente il liquame e si decide di andare fuori direttamente sul serbatoio in accumulo oppure di portarla a terra tramite questo tubo. Avremo anche la telecamera che inquadra direttamente il pozzetto quando siamo sopra per riuscire a fare lo scarico tramite un telecomando, che sarà un telecomando abbinato al maceratore, sicché avremo l'1, 2 per fare accendere e spegnere il maceratore, il 3 e il 4 per far chiudere da una parte e aprire dall'altra questa valvola a 3 vie. Ok, perfetto, interessante, molto interessante questo. Ok, benissimo, a me qualcuno me l'ha chiesto. Perfetto, sì, può capitare. Senti, Francesco, quindi allora, stand Vegam, ci troviamo là, queste sono le cose che presenti e insomma, sicuramente ci vediamo a Parma a settembre. Ok, per ora questo era solamente un piccolo assaggio di quello che troveremo. Ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e ci vediamo sicuramente a Parma. Ok? No, Enrico, sei sempre in gamba e mi fa piacere collaborare anche con te, perché mi dai sempre anche dei spunti nuovi, perché per quanto siamo bravi abbiamo sempre bisogno di altre persone come tu. No, anche perché anche io, essendo camperista, bene o male sperimento anch'io, non ti preoccupare. Va bene. È importante, oltre a essere un lavoratore che gli piace, è bello essere camperista perché ti metti nei panni di chi... Certo, alcune cose non le puoi capire se non sei camperista, alcune cose, alcune difficoltà. Grazie mille, ti saluto e ci vediamo a Parma. Grazie a tutti, arrivederci alla prossima a Parma. Ciao caro. Ciao. Allora, per oggi è tutto. Questa intervista con Francesco l'abbiamo conclusa. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Ci vediamo al prossimo video.